Ciao a tutti golosi amici! Oggi vi guiderò attraverso la preparazione dei deliziosi supplì. Questi piccoli bocconcini di riso ripieni di mozzarella e avvolti in una croccante crosta di pangrattato sono un classico della cucina romana. Preparatevi a immergervi nei sapori dell'Italia mentre vi mostro passo dopo passo come preparare questi deliziosi bocconcini. Allora siete pronti? Facciamoli insieme! In una pentola facciamo soffriggere mezza cipolla. Poi aggiungiamo 700 g di riso e facciamolo tostare. Al riso aggiungiamo 600 g di pelati o passata di pomodoro. Diamo una bella mescolata e poi iniziamo ad aggiungere o brodo o acqua calda. Saliamo e aggiungiamo qualche foglia di basilico spezzettata. E aggiungiamo il brodo man mano fino a portare il riso a cottura. Quando il riso sarà bello ardente, spegniamo il fuoco e aggiungiamo 25 g di parmigiano e 80 g di mozzarella grattugiata. Mescoliamo e versiamolo in un tegame. Facciamolo raffreddare e poi mettiamolo in frigo. Io preparo il riso il giorno prima, così sarà bello freddo. Tagliamo a bastoncini 400 g di mozzarella. Io ho usato quella per la pizza perché è asciutta e in cottura non rilascia liquido. Adesso diamo forma ai nostri supplì. Inumidiamoci le mani con un po' d'acqua e prendiamo una porzione di riso. Facciamo un solco al centro e mettiamo un pezzo di mozzarella. Poi richiudiamo con il riso e diamo forma al supplì.
Con queste dosi vi verranno 16 supplì grandi, ma se preferite potete farli anche più piccoli. Ora passiamo alla panatura. Potete usare la panatura classica con uovo e pangrattato, oppure come me pastella e pangrattato. Per la pastella mescolo con la frusta 400 g di farina e 650 g di acqua. Prendiamo i supplì e passiamoli prima nella pastella e poi nel pangrattato. A proposito di panatura, voi cosa usate per panare i vostri supplì? Usate la pastella e il pangrattato oppure preferite l'uovo e il pangrattato? Ogni metodo ha un suo gusto personale. Lasciate un commento qui sotto e condividete con noi il vostro metodo preferito. Ora passiamo alla cottura di immersione dei supplì, usando una pentola con i bordi alti e abbondante olio di semi. Ogni tanto giriamo i nostri supplì fino a farli diventare belli dorati. Poi alziamoli dall'olio e mettiamoli su carta assorbente. È arrivato il momento di gustare i miei supplì, ma prima, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like e di condividere con i vostri amici. E se volete rimanere aggiornati sulle prossime ricette, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Ecco a voi, golosi amici, i nostri supplì. Guardate come la crosta esterna è dorata e croccante, proprio come dovrebbe essere. E quando li tagliate a metà, la mozzarella filante si svela in tutto il suo splendore. Spero che queste immagini vi ispirino a provare a fare i supplì a casa vostra.